Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics, io sono Marco e in questo video andiamo a vedere questo modulo LoRa basato sul chip SX1276. È una piccola radio che ci permette di comunicare a una grande distanza senza usare né wifi né internet. In pratica invia e riceve dati via radio come se fosse un telecomando, ma decisamente più potente. In questo progetto ne userò due, uno naturalmente per trasmettere e uno per ricevere. Faremo una cosa semplicissima: dalla parte che trasmette premerò un pulsante, dall'altra parte il ricevitore accenderà un semplice LED. Il bello di questa tecnologia è che funziona a distanze molto elevate ma con consumi molto bassi. Per realizzare questo progetto utilizzerò naturalmente due moduli LoRa RSX1276, uno per trasmettere, uno per ricevere. Poi avevo pensato a due ESP32, ma in laboratorio ne avevo solo uno. Avevo invece un Node MCU sempre tipo ESP32 ma basato su un altro chip, funziona benissimo lo stesso, quindi utilizzerò uno per trasmettere, uno per ricevere. Lo andremo a vedere tra poco nello schema che ho preparato, semplicissimo da collegare, da provare, e in più un pulsante per trasmettere e il LED per ricevere. Ok, andiamo a vedere lo schema e poi realizziamo tutto il progetto. Questo è lo schema del circuito, è diviso in due parti. Sopra abbiamo il trasmettitore e sotto il ricevitore. Nel trasmettitore utilizzo un Node MCU collegato al chip modulo LoRa. Qui ho anche un pulsante. Quando lo premo, il microcontrollore scusate, invia un segnale tramite LoRa. Il modulo è collegato tramite un'interfaccia ESP. Quindi abbiamo i collegamenti principali come SCK, MISO, MOSI e NSS collegati a questi pin che sulla scheda riportato questo in viola. Nella parte inferiore c'è il ricevitore basato questo su un ESP32. Anche qui il modulo LoRa è collegato allo stesso modo. Quando il ricevitore riceve il segnale, attiva il LED collegato sul pin GPO25 tramite una resistenza. In pratica, quando premiamo il pulsante sul trasmettitore, il segnale viaggia via onde radio e accende il LED sul ricevitore. Questo è il trasmettitore che ho montato. Vi faccio notare che i moduli ESP32 purtroppo su una breadboard normale, che è questa, non va. Quindi ho usato due mini breadboard e li ho messi così da avere dei pin a disposizione per collegare i fili. Qua ho collegato il pulsante, la resistenza, e qua troviamo il modulo SX1276. I fili sono da saldare. Vi faccio vedere più da vicino. Troviamo un'antennina d'alimentazione GND più UTC più i vari DO0, ISCK, MISO, MUSI e NSS. Qui da vedere si vede meglio. Dall'altra parte non c'è nulla, quindi solo dalla parte di dietro troviamo a fuoco, così non trema, si vede tutte le scritte e i collegamenti. Questo è il ricevitore, troviamo
il diodo LED con la relativa resistenza, l'ESP32, collegato sempre con due breadboard separate, perché su una breadboard normale non va. Qui il modulo lavora con dei cavetti che ho portato sulla breadboard e ho riportato come da schema. Poi ve lo lascio in fondo in descrizione se lo volete realizzare. Adesso che ho realizzato i due circuiti, andiamo a programmare prima il trasmettitore, poi il ricevitore, così a fuoco, così cominciamo a vedere, vediamo se effettivamente funziona. Andiamo a collegare al computer il Node MCU. Abbiamo bisogno di un cavo USB micro USB. Colleghiamo. Dopo aver collegato il nostro Node MCU ESP32 al computer, scriviamo questo codice che ve lo lascio in fondo in descrizione. Mi raccomando, vediamo se la scheda è stato riconosciuto. Vediamo qua Node MCU 1.0 COM7 e facciamo carica. Vediamo se non ci sono errori. Sta compilando. Compilazione dello sketch in corso. Sta caricando, è uscito qualche scritta in rosso, ma pare che sta scrivendo lo stesso sulla scheda. Lascio tutto in diretta così da vedere quanto tempo impiega. 100%. Ok, caricamento in corso. Qua dice che caricamento terminato. Adesso andiamo ad programmare il ricevitore. Andiamo a scollegare il nostro trasmettitore, facendo molta attenzione, e andiamo a collegare il ricevitore. Colleghiamo, andiamo a programmare. Ho scritto il codice per il ricevitore. In alto troviamo ancora Node MCU. Dobbiamo digitare ESP32 perché la scheda è un ESP32. Mettiamo ESP32 dev module. Ok, adesso è pronto per la programmazione. Facciamo carica, alzo e attendiamo e speriamo che vada a buon fine. Ok, caricamento in corso, vediamo se riesce. Nessun errore. Caricamento terminato. Andiamo a vedere se funziona. Ho collegato i due ESP32 con il cavo micro USB direttamente al computer. Andiamo a premere il pulsante sul trasmettitore e vediamo che il ricevitore funziona perfettamente. Lasciamo, dovrebbe spengere, accende e si spegne. Adesso non fate caso perché è montato tutto in modo precario sulla breadboard, ma il funzionamento funziona perfettamente. Se manteniamo premuto il pulsante, il LED si accende e si spegne. Vi faccio vedere, scollego l'alimentazione dal computer, prendo un power bank e vado a prendere l'alimentazione direttamente da lì. Collego, e il circuito dovrebbe funzionare lo stesso. Vediamo. Il LED si accende ugualmente.
Ho provato questo circuito con l'aiuto di mia figlia e sono arrivato alla distanza di 150-200 metri. Calcolate che è montato su una petboard con quella piccola antennina. Io avevo il trasmettitore, premevo il pulsante e a casa mia figlia vedeva il LED che si accendeva. Naturalmente comunicavamo con il telefonino. Con questi moduli possiamo realizzare tantissimi progetti divertenti, istruttivi e vi ricordo che non abbiamo bisogno né di internet, né di cavi, né di wifi, né di Bluetooth, funziona tramite onde radio. Non entro nello specifico di come funziona, ma avete visto, funziona, non è difficile. Vi lascio il codice dei due ESP32 da caricare, così da potete replicare e niente, il video è qui. Se vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi nei commenti e ci vediamo alla prossima.